Eccoci qui, ci siamo. Quel momento è davvero arrivato alla fine. Dopo ben 10 anni di D&D, biciclette, lucine di Natale, laboratori segreti, mostri e anni 80, Stranger Things è davvero giunta al termine, segnando così non solo la fine di una serie, ma piuttosto la fine di un'epoca che ha segnato in modo indelebile Netflix e il mondo intero, affermandosi letteralmente come fenomeno di massa. E per quest'ultima stagione, ci avevano promesso ancora più epicità, spettacolarità ed emozioni forti. In pratica avremmo dovuto raggiungere il culmine e chiudere finalmente il cerchio, ma ci saranno riusciti? Ovviamente la stagione ha fatto molto parlare di sé e non sempre in positivo, chiariamoci. C'è chi l'ha adorata, certo, chi continua a difendere la spada tratta, ma anche chi ne è stato totalmente indifferente, chi l'ha addirittura detestata e chi infine, come me, si è sentito emotivamente appagato ma narrativamente tradito. Perché sì, questa è una fine degna, ma forse fin troppo imperfetta. Partiamo da una verità che troppo spesso e forse volutamente viene dimenticata, ovvero i Duffer Brothers non avevano pianificato nulla di tutto questo, e dicendo ciò mi riferisco principalmente a chi si ostina a credere e ad affermare che fosse stato già tutto scritto e ideato fin dal principio, scovando easter egg nelle precedenti stagioni. Ora, come loro stessi hanno affermato e dichiarato in molteplici interviste, la prima stagione era stata scritta in modo da poter essere autoconclusiva, ed è anche per questo che funzionava così bene. Poi però Netflix si ritrovò tra le mani milioni di nuovi abbonati, un brand che stava diventando un fenomeno di massa a una velocità fuori scala, e niente, praticamente si ritrovarono con Stranger Things che era appena diventata la gallina dalle uova d'oro. E da lì ovviamente iniziò l'escalation, più budget, più personaggi, più mostri, più lore, ma allo stesso tempo più retcon, più spiegazioni a posteriori e più vabbè, lo sistemeremo dopo. E per ben 4 stagioni, accecati forse dalla sua estetica pop anni 80, le citazioni e la spettacolarità, abbiamo spesso chiuso un occhio, a volte anche 2, almeno fino a questa 5ª stagione. Perché, e ve lo dico fin da subito, il problema non è come finisce Stranger Things, ma come ci si arrivi alla sua fine. Come già detto nei video precedenti, questa stagione è eccessivamente dilatata, annacquata e artificialmente spezzata. Il tutto è stato costruito per essere un evento, non un racconto. Il problema però è che non riesce nemmeno in quello. Il volume 1 sembrava voler gettare le basi a quello che sarebbe stato il finale, mentre il volume 2 altro non è stato che un gigantesco prologo di 4 ore in cui, nonostante le importanti rivelazioni, la trama sembrava girare costantemente in tondo pur di perdere tempo. E ora che finalmente siamo giunti alla conclusione, anche quelle poche aspettative che erano rimaste vengono tradite. E parliamoci chiaro, per questo episodio finale non è che mi aspettassi chissà che cosa, visto l'andazzo dei primi 2 volumi, e forse proprio per questo la seconda parte dell'episodio mi ha particolarmente colpito a livello emotivo, ma la prima parte, quella che doveva essere la battaglia finale, il culmine di epicità, mi ha lasciato un senso di insoddisfazione tale da nemmeno riuscire a descrivervelo. Cioè, quella non è una battaglia finale. Appena arrivato alla sconfitta di Vecna, infatti, pensai subito, ok, adesso sicuramente accadrà qualcosa, anche perché manca ancora più di un'ora di episodio. E invece no, mi ritrovai davanti allo schermo a dire, cosa? È già finita? Cioè, davvero? Ora, per carità, la versione kaiju del Mind Flayer è atomica, ma dove sono i Demogorgoni e le altre creature? Cioè, sono stati mandati tutti in ferie per caso?
e non venitemi a dire che è stata una scelta artistica, narrativa o che so io. Cioè, ma diamine, nelle scorse stagioni, soprattutto la terza e la quarta, la tensione si tagliava col coltello, lì sì che avevamo una vera battaglia finale, non qui. Cioè, nella stagione 3, per tutto il tempo, abbiamo quel senso di tensione, paura che esplode nello scontro finale contro la creatura e la morte di Billy. Quella sì che è tensione, quella sì che è epicità, quella sì che è drammaticità. Oppure semplicemente la scorsa stagione, dove abbiamo vissuto un trauma dopo l'altro, dove provavamo davvero paura per i nostri protagonisti e dove abbiamo anche avuto alcune delle scene più iconiche della serie. Qui invece, mamma mia ragazzi, lo scontro tra Undici e Vecna è stato quasi cringe. Sembrava uno scontro tra cosplayer di Star Wars ma senza spade laser. E i ragazzi che riescono a gestire un mostro gigante credo sia la cosa letteralmente più assurda di tutta la serie, perché va bene mandare a quel paese la sospensione dell'incredulità quando il gruppo riesce a gestire una macchina di morte come il Demogorgone, ma qui raggiungiamo veramente livelli mai visti. Cioè, ci rendiamo conto che quell'affare ha delle dimensioni titaniche e che solo l'onda d'urto dei suoi passi dovrebbe spazzare via tutti? Per non parlare di Vecna che attiva i propri poteri solo quando fa comodo alla trama. E sì, mi riferisco esattamente alla scena con Hopper che viene ingannato dalle illusioni di Harry. Cioè, io qui non capivo minimamente cosa stesse accadendo. Inizialmente pensai che stesse per essere intossicato da dei fumi di qualche strano sistema di sicurezza del laboratorio. Poi però capisco che si tratta di un'illusione perché comincia a vedere sua figlia e poi comincia a vedere e sentire Harry. A quel punto Hopper inizia a sparare, ma in realtà Vecna non è lì, in realtà ha sparato a 11, ma in realtà 11 non era veramente ferita, era tutto un piano di Vecna per farla uscire dalla sua mente. E mamma mia che roba complicata, ma soprattutto, cioè, come funziona esattamente? Questa abilità Vecna può utilizzarla solo una volta l'anno quando i pianeti e le dimensioni sono perfettamente allineate, o deve aspettare semplicemente che gli si ricarichi la stamina? Cioè, perché non li usa mai questi poteri? Dice per tutto il tempo che è diventato potente come mai prima d'ora. Ma io tutta sta potenza non l'ho mica vista, 11 inoltre comincia a fare robe che non abbiamo mai visto, come creare piani mentali metafisici condivisi e riuscire anche a entrare nella mente di Harry, cosa che prima non poteva fare, ma in questo episodio sì. Max inoltre viene chiamata a fare da Virgilio nella mente di Harry, venendo trascinata in questo piano metafisico della mente di 11 e mostratoci con una scena che mi ha lasciato abbastanza confuso sul momento. Cioè, non capivo cosa stesse accadendo e poi ho visto a un tratto Undy e Cali arrivare come due bad bitch che se la tirano, che ci spiegano tutto, lasciando non solo Max ma anche noi spettatori confusi, e giustamente oserei dire. E poi c'è la morte di Cali che, cioè l'unica emozione che mi ha fatto provare è stata soddisfazione. Soddisfazione sia per l'esserci tolti di torno un personaggio secondo me totalmente inutile, e sia per aver indovinato l'unica morte della stagione. E poi ci sono i militari che effettivamente, cioè che ne parliamo a fare? A parte rendere le cose difficili ai protagonisti e a essere letteralmente carne da macello sia per loro che per i mostri, ancora non ho capito il loro ruolo. Cioè, a un certo punto della trama avrebbero almeno potuto spiegarsi come stavano andando le cose e combattere insieme, non so, in una sorta di invasione di demogorgoni e creature dell'abisso, mentre Undy e gli altri cercavano di sconfiggere Vecna. Troppo scontato, forse? Sì, ma almeno avrebbero avuto un cavolo di senso di esistere. Invece è stato uno spreco totale di risorse e personaggi per fondamentalmente non portare a niente. E santo cielo, mi dispiace davvero, e soprattutto per Linda Hamilton, che si è ritrovata a interpretare un personaggio non solo terribilmente stereotipato, ma praticamente inutile. Inoltre, all'interno dell'episodio abbiamo delle rivelazioni che sì, sono molto importanti, anche se pilotatissime, che però mi hanno lasciato soddisfatto a metà.
Infatti, se da un lato sono rimasto concretamente soddisfatto nello scoprire cosa contenesse la valigetta, il vero ruolo del mind flayer e soprattutto il non aver trasformato Harry in una vittima, beh, non posso dire lo stesso di quello che accade in seguito. Sì, perché queste verità avrebbero dovuto, almeno in parte, sconvolgere la trama e gli eventi. Invece, a parte qualche smorfia di Will, non abbiamo ottenuto nessun tipo di sconvolgimento. Tutto ciò, praticamente, non porta a nulla. Una cosa che invece ho sinceramente apprezzato al 100%, contrariamente al come ci si sia arrivati, è la morte di Vecna. Cioè, non abbiamo esplosioni, non abbiamo dissolvenza o effetti strani. Vecna è letteralmente impalato, sofferente, e Joyce gli mozza la testa, lasciando il cadavere lì. Cioè, questa è stata una morte che per certi aspetti mi ha ricordato quella del Voldemort dei libri. Una morte priva di epicità, come giusto che sia per un personaggio di questo tipo. Una sorta di punizione metanarrativa, e le sequenze mostrate durante la sua morte ti fanno sentire tutta la rabbia e l'odio che Joyce sfoga in ogni singolo colpo di ascia. Complimenti! Il cuore emotivo dell'episodio però arriva solo con la seconda parte. Dopo la battaglia, infatti, facciamo un bel salto in avanti di 18 mesi e la serie ci mostra quello che il futuro riserva ai nostri protagonisti, concedendogli la degna chiusura che tutti speravamo in un certo senso. Sì, scontata per alcuni, totalmente assente per altri, ma comunque funzionale e ben realizzata, tutto sommato, chiudendosi proprio come tutto era iniziato, ovvero con una partita di D&D. Questa è stata forse la scena che più di tutte ho apprezzato, insieme a quella sul tetto della stazione radio. Purtroppo però la cosa che non mi fa apprezzare fino in fondo questa chiusura, beh, è stata la fine in pieno stile Inception riguardo 11. Cioè è palese che lo abbiano fatto per mantenere la discussione attiva fino all'arrivo degli spin-off, anche perché qualsiasi versione vogliate decidere di prendere per veritiera, ovvero che sia o meno viva, beh, entrambe le opzioni hanno delle lacune importanti. Infatti, se da un lato vogliamo credere che Undy sia morta, beh, la cosa non regge per tutto ciò che ci ha spiegato Mike, ovvero il fatto che i macchinari erano puntati su di lei e quindi non solo non avrebbe potuto usare i suoi poteri, ma non sarebbe potuta restare lì in piedi impassibile. Dall'altro però l'opzione che sia viva, nonostante sia quella più accreditata, porta con sé altrettante problematiche, a partire dal fatto che Kali era morta e, ponendo caso che non lo fosse veramente, beh, il suo potere funziona sulle brevi distanze. Inoltre, quando il sottosopra comincia a collassare, la prima cosa a essere spazzata via è proprio il laboratorio, e quindi l'illusione non avrebbe potuto perdurare. Per non parlare delle scelte di non tornare da Mike o Hopper. E permettetemi di aggiungere un'altra cosa. Se per capire determinate dinamiche all'interno di una serie TV o di un film dobbiamo andare a vederci varie interviste dei creatori, attori, eccetera, beh, significa che forse qualcosa non ha funzionato molto bene, non credete? Alla fine, ripercorrendo tutto, penso che questa quinta stagione non sia altro che l'epilogo terribilmente allungato della scorsa stagione. È una fine a metà, soddisfacente dal punto di vista emotivo, ma totalmente insoddisfacente dal punto di vista narrativo. È stata una stagione terribilmente diluita, vuota, confusa, che rallenta quando non succede assolutamente nulla e che corre troppo quando succede qualcosa, al punto da trasformare eventi importanti e plot twist in mero contorno privo di impatto narrativo, e riducendo realtà che dovrebbero essere colme di orrori e creature mostruose in semplici fondali decorativi. Ora, nonostante delle parentesi emotive molto toccanti, una sequenza finale azzeccatissima e alcune sequenze di azioni spettacolari, beh, questa quinta stagione non riesce a convincermi del tutto. Il finale di Stranger Things avrebbe potuto essere raccontato in modo più epico, meno confuso e soprattutto più fedele a se stesso, almeno se Netflix non avesse deciso di spremerlo fino all'ultima goccia.
E ora che questo capitolo è stato chiuso, l'attenzione si è già focalizzata sugli spin-off. Tra questi, Storie dal 1985 è quella che momentaneamente preoccupa di più, in quanto mostrerà probabilmente creature ed eventi inediti. Forse frutto delle storie di Mike? Chissà. Quello che sappiamo con certezza però è che chiudere una serie di questo tipo, non è mai facile e nonostante diversi inciampi, questioni lasciate in sospeso e occasioni narrative totalmente mancate, sono riusciti almeno in parte a dare un minimo di dignità al villain e ad alcuni dei protagonisti. E questa forse è la cosa più importante. E voi cosa ne pensate di questo epico finale? Vi ha convinto? Era ciò che vi aspettavate? Fatemelo sapere nei commenti. E ricordate, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e condividete per supportare il canale. Per oggi è tutto, gente. Noi ci vediamo al prossimo video nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!